Ciao a tutti! Recentemente ho iniziato a giocare ad Assassin's Creed Valhalla sulla PlayStation 5 e come potete vedere dal video è evidente che qualcosa non funziona come dovrebbe con i colori. L'immagine è piatta e senza contrasto, tipico segno di qualcosa che non funziona nel rendere in HDR. Dopo circa un'ora di gioco mi sono arreso e ho deciso di ripartire da capo senza HDR. Purtroppo Valhalla non offre nessuna opzione in-game per disattivare l'HDR e l'unico modo è disattivarlo globalmente dalle opzioni video della console. Non è l'ideale per chi passa spesso da un gioco all'altro o chi ha più persone che giocano con la stessa console. Si spera quindi che Ubisoft si decida a risolvere il problema o perlomeno che possa offrire un'opzione in-game per il futuro. Cercando su internet sembra che molti abbiano lo stesso problema e che sia comunque comune a tutte le versioni, quindi non solo PlayStation, ma anche Xbox e PC Master Race. Viene spesso presentata una soluzione che non risolve veramente il problema, ma la vedremo comunque più avanti nel video. Dai test che ho effettuato, però è evidente che l'HDR del gioco in realtà riduce la qualità finale dell'immagine e che disattivandolo non perdete assolutamente nulla, anzi. Realizzare questo video ha richiesto veramente tanto tempo ed è difficile rendere in maniera ottimale la conversione della gamma colori tra HDR e SDR. Tra i video, alcune differenze cromatiche sono inoltre dovute al rapido passaggio del tempo e al cambiamento delle condizioni climatiche nel gioco. La compressione video di YouTube, inoltre, non aiuta, per cui non considerate queste clip come rappresentative della grafica del gioco, che è decisamente bella. Questo video serve esclusivamente per visualizzare le differenze cromatiche tra HDR e SDR. Iniziamo! Primo confronto con una passeggiata a Fornburg all'inizio del gioco. Purtroppo in questa zona il clima cambia talmente in fretta che è stato veramente difficile allineare le condizioni meteo delle due clip, per cui la prima vera differenza la andremo a visualizzare in un ambiente chiuso, dove le condizioni di luce sono uguali per entrambe le clip. Ecco infatti che già al primo ingresso ci si può rendere conto che qualcosa non va in HDR, dove sembra ci sia nebbia persino in casa. Con un fermo immagine ci possiamo rendere meglio conto delle differenze, dove in HDR tutta la scena è confusa e ha più o meno la stessa tonalità grigiastra, mentre in SDR abbiamo colori molto più accesi e una chiara distinzione tra gli elementi della scena, che potete notare soprattutto con gli oggetti sul tavolo. Quello che ho notato è che la versione HDR cerca di simulare una gamma cromatica più elevata, riducendo il contrasto e le aree sovraesposte, cosa che si nota soprattutto nel cielo e anche qui al momento dell'uscita, dove le zone più luminose presentano più dettagli. In realtà non è il metodo migliore per rendere questo effetto, ed è comunque solo una simulazione di HDR, come vedremo più avanti. Facciamo ora un altro fermo di una zona in ombra, per renderci conto di come questo HDR vada ad appiattire l'immagine. Nell'immagine HDR potete notare infatti che tra Eivor e il molo sottostante non vi sia praticamente contrasto, e tutto appare piatto e dello stesso colore, cosa che in SDR non accade. Abbiamo visto che l'HDR peggiora l'immagine soprattutto in zone d'ombra e in mancanza di luce, per cui andiamo ad analizzare ora le differenze durante la notte. Ok, direi che qui la differenza tra le due immagini è evidente a colpo d'occhio, ma andiamo comunque ad analizzarla in dettaglio partendo con l'HDR. Confrontando le due immagini inizia a essere evidente che la versione HDR sta facendo qualcosa di sbagliato. Guardate per esempio il contrasto tra montagne e aurora boreale in alto a sinistra e ditemi qual è la versione migliore. Guardiamo anche nel dettaglio alcuni elementi, come questo tronco che in HDR quasi sparisce, perdendo tutti i dettagli delle texture. Oppure gli edifici sullo sfondo, che quasi svaniscono nella nebbia dell'HDR. Fino ad ora abbiamo però visto solo scene abbastanza scure, per cui andiamo a vedere una scena presa in Inghilterra, in un giorno soleggiato. Iniziamo dalla versione HDR e facciamo una carrellata. Vista così, con molta luce, non sembra nemmeno male, anche se in realtà già si nota che i colori del terreno appaiono opachi e l'immagine non ha molto contrasto.
Vediamo ora la versione SDR. L'immagine appare immediatamente più brillante, con colori più accesi e con molto contrasto tra le varie zone. Confrontiamo le due immagini. In HDR possiamo vedere come l'intera gamma cromatica sia stata schiacciata per mostrare più dettagli nel cielo, penalizzando però tutto il resto. In realtà, in game questa scena è stata presa di prima mattina e si suppone che sia molto chiara e luminosa, mentre nella versione HDR sembra che debba piovere da un momento all'altro. Torno ora sul fatto che in realtà l'HDR di Valhalla non sia un vero HDR, ma solo simulato come un effetto sull'immagine SDR. Vincent Tio di HD TV Test, canale che consiglio vivamente di seguire per le molte analisi che propone su HDR e video in generale, ha analizzato l'HDR di Valhalla per Xbox Series X, utilizzando un reference monitor che ha strumenti di analisi del colore incorporati. In queste immagini è stato utilizzato un filtro false color, che mostra in bianco e nero tutte le parti dell'immagine che sono effettivamente SDR, quindi fino a 200 nits di luminosità, e evidenzia luminosità più alte con altri colori. Come potete vedere dai suoi risultati, cosa che Vincent stesso dice nel video, l'immagine è prevalentemente in SDR e l'unica porzione HDR è effettivamente il sole ed il suo riflesso sulla neve, rientrando nei 400 nits di luminosità. Inoltre, il grafico della luminosità a sinistra risulta abbastanza piatto, come se l'immagine non avesse contrasto. Vi ricorda qualcosa? Prendiamo un'altra scena dalla sua analisi. Anche qui il grafico è piatto e l'immagine è essenzialmente in SDR. Gli unici accenni di HDR vengono da un riflesso sulla neve e sui fiocchi di neve, che praticamente in questo modo possono funzionare correttamente solo su uno schermo OLED. Ultima immagine che evidenzia ulteriori problemi di cui fino ad ora non ho parlato. Anzitutto notiamo anche qui il grafico piatto. È un'immagine essenzialmente in SDR. Gli unici accenni di HDR sono sui fiocchi di neve e su alcuni elementi dell'interfaccia. Non è quindi corretto il criterio con cui viene applicato l'HDR sull'interfaccia, con alcuni elementi sì e altri no. Inoltre, considerando la piattezza e bassa luminosità dell'immagine in sottofondo, questi elementi risultano così troppo in contrasto con l'immagine, risultando quasi fastidiosi. Se giocate con i sottotitoli attivati, anche questi sono resi in HDR, con una luminosità troppo alta rispetto all'immagine sottostante. Come risolvere il problema? La soluzione più semplice è quella di giocare con l'HDR disabilitato. Ma se non volete o non potete disattivare l'HDR della console, c'è un trucco che permette di migliorare l'immagine, ma richiede comunque che disattiviate l'HDR della console almeno una volta per poi riabilitarlo. Nelle impostazioni video Valhalla ha due parametri dedicati a luminosità e contrasto. Queste opzioni però non sono accessibili se avete l'HDR attivato, e qui sta il trucco. Per prima cosa, entrate nelle impostazioni dello schermo e impostate il valore dell'esposizione su 1,2. Questo parametro espande la gamma di luminosità dell'immagine, rendendola meno scura e opaca. Come potete vedere, le impostazioni di luminosità e contrasto non sono modificabili in HDR e sono sul valore di default 5. A questo punto dovete uscire dal gioco, andare nelle impostazioni della console e disattivare l'HDR, quindi rientrare nel gioco e nelle impostazioni dello schermo. Ora potete regolare luminosità e contrasto. Potete fare delle prove per trovare un'impostazione in cui vi trovate meglio, ma 7 porta già una bella differenza. Salvate e chiudete il gioco. Ora potete riattivare l'HDR nella console, quindi tornare nuovamente nel gioco. Se andate nelle impostazioni dello schermo, vedrete che le impostazioni di luminosità e contrasto sono mantenute, anche se non più modificabili. Ed ecco che l'immagine HDR sarà ora meno scura e con più contrasto.
Trovo che così sia meglio rispetto alla versione base, ma in ogni caso siamo lontani dal contrasto della versione SDR. Vediamo le immagini a confronto. Ora vediamo l'HDR originale. Infine vediamo il confronto tra HDR base, HDR Tweak e SDR. Personalmente ritengo che la versione SDR sia la versione migliore, è quella con la resa visiva per cui il gioco è stato ideato, e consiglio vivamente a tutti di giocare in questo modo per godersi appieno la grafica di Valhalla. Valhalla è un bellissimo gioco, ed è un peccato perdersi una delle sue componenti migliori. Grazie per essere arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto mettete un like e magari iscrivetevi al canale, in modo da aiutarmi a produrre altri video. Alla prossima! All right, just a little break.